Benvenuti amici del canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bellissima borsa con un punto che già vi ho fatto conoscere. Io lo chiamo punto Ziguli perché sul web non ho trovato un altro nome che identifichi questo punto. È un punto molto particolare che dà l'effetto di uno zig zag. In questa occasione, per questa borsa, per questo modello, io vado a realizzare questo punto Ziguli in due colori. Userò il viola e il ruggine, due colori bellissimi. Dopo vi spiego, vi do i dettagli dei materiali che ho usato. Per quanto riguarda la borsa, è una borsa abbastanza grande, vi dico le misure della borsa. L'altezza della borsa è di 28 cm, abbiamo una larghezza di circa 34 cm e abbiamo un bel fondo, vedete, alto 14 cm per 34, ovviamente, che è la larghezza anche della borsa. Io come dettagli della borsa non ho aggiunto tante cose, vi dico la verità, ho semplicemente foderato ovviamente la borsa con del feltro, ho messo, vedete, un bottone magnetico con un pezzettino di feltro che ho incollato con della colla a caldo, perché come vi ho spiegato spesso nei miei tutorial, il feltro con la colla a caldo si salda benissimo. E poi ho aggiunto, vedete, questi anellini che sono dei semplici anellini dove praticamente facendo una piega nei lati, vedete, di circa, adesso vi dico anche la piega, di circa 4 cm abbiamo questo effetto. Il manico è realizzato con una semplicissima spighetta rumena di circa 60 cm. Ovviamente, come vi dico sempre, potete andare a personalizzare la creazione a vostro piacimento, quindi modificando i manici, modificando le misure. Per il tutorial della fodera di feltro, io nel box informazioni, ve lo ripeterò anche nel video, vi metto il link dove potete seguire come si realizza una fodera rigida, perché per le borse di lana è necessario ovviamente mettere una fodera un po' più rigida. Qualora vi piace una borsa più morbida, potete ovviamente andare a realizzarla anche di cotone e potete seguire lo stesso criterio, quindi lo stesso tutorial. Detto questo, andiamo a vedere i materiali. Per la borsa userò la lana muriccia di Borgo dei Pazzi, Firenze. Nello specifico una matassa di bruciato melange 11 e 2 matasse di viola melange 17. Il muriccia è un prodotto italiano, 50% acrilico e 50% lana. È proprio ideato per chi vuole realizzare rapidamente accessori come borse, cappelli, sciarpe e così via. Infatti l'uncinetto consigliato è 10-12. Io lavorerò la borsa con uncinetto 8 perché, come vi ho spiegato spesso, per le borse l'uncinetto va ridotto di parecchio. Ogni matassa ha un peso di 200 grammi per 120 metri. Io ho usato 3 matasse, quindi un totale di circa 600 grammi. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me i vostri lavori. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella YouTube per non perdere le novità. Passiamo adesso al tutorial. Inizio il tutorial con 28 catenelle e uncinetto numero 8. Adesso in ogni punto, vedete, entro semplicemente e lavoro una maglia bassa in ogni punto per ogni catenella. Alla fine della riga avrò 27 maglie basse. A questo punto una catenella, giro il lavoro. Qui vedete la catenella, nel primo punto basso entro, prendo entrambe le asole e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Alla fine della mia riga avrò sempre 27 maglie basse. Completata la seconda riga, di nuovo una catenella, giro il mio lavoro. Qui vedete la catenella, nel primo punto basso di nuovo una maglia bassa e una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante, e alla fine di ogni riga avrò sempre 27 maglie basse. La mia lunghezza è di circa 28 cm, ok? Quindi se
lavorate con un altro filato, andate a mettere su un numero di catenelle che vi faccia avere con la lavorazione circa 28 cm. E adesso vado a proseguire con delle righe fino ad arrivare a quello che sarà lo spessore, quindi la profondità della mia borsa. Vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io ho proseguito per 12 righe, che in centimetri sono 12 centimetri. La lavorazione si è estesa fino ad arrivare ad una larghezza di 32 centimetri. Adesso a questo punto non dobbiamo fare altro che andare a lavorare un punto basso tutto intorno alla nostra lavorazione. Io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, entro di nuovo nello stesso punto, vedete, e lavoro una maglia bassa, quindi nell'angolo ho lavorato 2 maglie basse e in ogni riga lavoro una maglia bassa. Allargate la lavorazione per vedere la riga corrispondente dove dovete lavorare, vedete, la maglia bassa. Essendo un filato grosso è semplice, diciamo, lavorarlo, vedete, è abbastanza semplice, si vedono bene i punti. Quando arriviamo negli angoli dobbiamo lavorare sempre, vedete, arrivo sul punto, individuate bene il punto, questo è un altro punto. Quando arrivo nell'angolo, vedete, entro nella prima maglia bassa, che è la prima maglia bassa della parte frontale, quindi del pannello frontale, e lavoro 2 maglie basse e poi una maglia bassa in ogni punto. Qui ovviamente ci sono le maglie basse, quindi la lavorazione ovviamente è più semplice. Ed ecco qui, vedete. Adesso andate a proseguire per tutto il perimetro fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che io arrivo a completare l'intero perimetro, adesso devo iniziare la mia lavorazione. Ovviamente adesso è importante che voi andiate a tagliare una sagoma di feltro da 3 mm. Se trovate 2 mm va bene lo stesso. In questa maniera dopo noi andremo a creare la fodera più facilmente. Nel box informazioni vi metto il link per il tutorial della fodera. Ovviamente il tutorial è fatto su un fondo di ecopelle ovale, ma non è importante. Seguite lo stesso tutorial ovviamente tagliando il fondo in base a quello che avete della vostra borsa. Quindi tagliate questo fondo, mettetelo da parte e dopo ovviamente lo sfrutterete per andare a creare la fodera. Quindi iniziamo la lavorazione in questa maniera. Io mi trovo qui, vedete, sul lato del pannello, quello più lungo, entro in coste, quindi vedete così, e lavoro una maglia bassa. Quindi adesso su questo primo punto basso mettiamo un marcapunti. Adesso dobbiamo proseguire per tutto il fondo, quindi tutto il perimetro, lavorando una maglia bassa in coste, quindi prendendo sempre, vedete, la solina esterna, una maglia bassa in coste in ogni punto, in questa maniera, vedete? Quindi andate a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni punto senza fare nessun aumento fino ad arrivare al marcapunti. Una volta vedete che abbiamo completato la nostra riga di maglie basse, adesso io devo andare a cambiare il mio colore. Quindi dove vedete il marcapunti lo tolgo, entro prendendo entrambe le asole. Invece di caricare questo filo vado a caricare il filo dell'altro colore. Quindi carico il filo e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui e lavoro una catenella. Ok, ecco qui. Adesso dove vedete questo punto, questo nodino, come lo volete chiamare, questa striscia, vedete, mettiamo il marcapunti. Adesso entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassissima e una catenella. Nel prossimo prendiamo entrambe le asole, una maglia bassissima e una catenella.
il prossimo una maglia bassissima e una catenella, e così per ogni punto lavoreremo sempre una maglia bassissima, una catenella, il prossimo una maglia bassissima, una catenella, e si formerà, vedete, questo punto che io chiamo sempre zigulì perché in realtà non so qual è il nome esatto e quindi gli ho dato questo nome. Di nuovo, vedete, entriamo in entrambe le asole, maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella, e lavoreremo così fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, io qui ho lavorato ovviamente nell'ultimo punto maglia bassissima e catenella, qui ho, vedete, dove fuoriesce il punto bassissimo è lavorato. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare le nostre maglie in queste codine, vedete, dietro, che si sono formate, queste lineette. Guardate, vedete che puntano verso sinistra. Non lavoreremo una maglia bassa in ognuna di queste, quindi per la seconda riga la lavorazione è diversa. Però siccome dobbiamo cambiare il colore, noi facciamo in questa maniera qui. Io entro prima, vedete dove ho messo il marcapunti, entro e carico il filo dell'altro colore, quindi tenete ovviamente i colori dietro e chiudo a maglia bassissima. Ok, adesso una catenella, entro di nuovo, vedete, nello stesso punto, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. Faccio questa operazione ogni volta quando cambio il colore, in questo caso della riga, perché vedete questa lavorazione deve venire che si congiunge con quest'altra, e qui sulla maglia bassa vado a mettere un marcapunti. Adesso dietro in ogni punto, vedete, in queste lineette che si sono formate, io vado a lavorare delle maglie basse, quindi girate il lavoro, vedete, si vedono perché cambiando colore, chiaramente questo colore è più chiaro, le vediamo senza problemi. Eccoli qua, vedete, sono molto evidenti. E in ognuna di queste noi andiamo a lavorare una maglia bassa. Ecco, tenete ovviamente, vedete, i due fili sempre qui. Io non taglio il filo, terrò sempre il filo con il gomitolino da questo lato. Quando termino con questo colore, ovviamente il filo viola rimarrà sempre attaccato nello stesso punto. Quindi adesso andate a proseguire lavorando sempre una maglia bassa in queste lineette che si sono formate, vedete, dietro, fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo il marcapunti. Una volta, vedete, che io ho lavorato l'ultima maglia bassa, quindi nell'ultimo punto retro, qui ho il marcapunti, lo tolgo e adesso dobbiamo lavorare ovviamente la prima maglia. Qui entriamo e cambiamo il colore, quindi vedete io il filo già dietro, cambio il colore e lavoro una maglia bassissima in questa maniera qui. Ok, tirate ovviamente un po' il filo dietro e qui vado a lavorare una catenella. Quindi abbiamo lavorato la maglia bassissima e lavoriamo la catenella. Vedete, in questa maniera le giunzioni del colore non si notano. Ok, adesso dietro dove ho, vedete, la lineetta che si è formata, metto il marcapunti perché andrò a lavorare la prima maglia qui al ritorno. Adesso in ogni punto entriamo e lavoriamo una maglia bassissima e una catenella, una maglia bassissima nel prossimo e una catenella, maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella. Non vi dimenticate ovviamente mai di fare la catenella, altrimenti dovete disfare il lavoro. Ok, andate a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Quando completo, vedete la riga dove ho il marcapunti, ovviamente lo tolgo nella lineetta dietro, entro, carico il filo viola, chiudo così maglia bassissima, una catenella, entro di nuovo all'interno e lavoro una maglia bassa e rimetto il marcapunti sulla maglia bassa. E adesso vedete in ogni punto retro, quindi in ogni lineetta, lavoriamo una maglia bassa.
Adesso noi dobbiamo proseguire tutta la lavorazione in questa maniera. Ripetiamo sempre la riga di maglie basse, una riga di punto ziguli, una riga di maglie basse, una riga di punto ziguli. Andate ovviamente per le principianti a mettere il video indietro se avete difficoltà, così ripetete ogni volta la riga. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho proseguito la mia lavorazione per un totale di 33 righe, quindi iniziamo con un rigo di maglie basse e termino, vedete, con un rigo di maglie basse. In centimetri io ho lavorato 25 centimetri con la mia lana. Ovviamente se lavorate con un altro materiale le righe, specie se il materiale è più sottile, saranno più di 33 rispetto alle mie. Adesso vedete, personalmente vado a fare qualche rigo di maglia bassa in più perché era un piccolo bordino con il viola, quindi ho tagliato il filo arancio, vedete a questo punto quello ruggine l'ho tagliato, lo vado a nascondere ovviamente all'interno, entro dove ho il marcapunti e lavoro una maglia bassa e qui vado a mettere ovviamente di nuovo il marcapunti. Adesso semplicemente io vado a fare 2-3 righe, non lo so, vado a fare qualche riga insomma di maglia bassa, poi dopo vi dico quante righe ho realizzato, credo almeno 2, visto che qui già ne ho lavorata una, questa è la seconda, ne lavorerò 3. Quando arriviamo dove abbiamo il marcapunti lo togliamo e lo rimettiamo, ok? Io adesso vado a fare un po' di righe, poi vi dico più o meno quante righe ho realizzato. Ho lavorato, vedete, un totale di 5 righe, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 righe che è la prima riga di maglia bassa. Adesso guardate, devo chiudere il lavoro. Tolgo il marcapunti, taglio ovviamente il filo, salto, vedete, questo punto, vado in quello dopo, aggiusto, vedete, la mia lavorazione, dobbiamo fare in modo che non si veda lo scalino. Entro da dietro qui, prendendo anche questo nodino, vedete che c'è dietro alla lavorazione, mi aiuto con l'uncino, ecco qua, e prendo il filo e lo faccio passare da dietro. Ed ecco qui, vedete? Così non abbiamo lo scalino, quindi vi raccomando fate sempre questa procedura quando lavorate a spirale. A questo punto andiamo a lavorare i nostri manici. Vi dirò che per il manico io ero un pochino combattuta se farne 2 oppure 1. Alla fine ho pensato di farne solo 1. Ovviamente è sempre, potete sempre personalizzare la vostra borsa. Inizio con il classico nodino, vedete, all'uncinetto e lavoro 2 catenelle. Questa è la spighetta rumena, molti di voi la conoscono già. Entro nel punto dopo, quindi nella catenella dopo, e realizzo una maglia bassa in questa maniera. A questo punto vedete, semplicemente giriamo la lavorazione e qui guardate abbiamo una piccola asola. Entriamo all'interno, carichiamo il filo ed usciamo avendo 2 fili sull'uncinetto e lavoriamo la nostra maglia bassa. Di nuovo giriamo la lavorazione ed entriamo qui, vedete, in queste due asole, carichiamo il filo e maglia bassa. Di nuovo giriamo la lavorazione, abbiamo di nuovo, vedete, le 2 asoline, entriamo, carichiamo il nostro filo e maglia bassa, giriamo di nuovo il lavoro, di nuovo all'interno delle nostre 2 asole e maglia bassa, giriamo di nuovo il lavoro, entriamo all'interno delle 2 asole, carichiamo il filo, 2 fili sull'uncinetto e maglia bassa. Giriamo di nuovo, entriamo all'interno delle 2 asole, 2 fili sull'uncinetto e maglia bassa. Di nuovo giriamo il nostro lavoro, entriamo nelle 2 asoline e maglia bassa. In questa maniera, vedete, viene un cordoncino
che dà un bel effetto. Di nuovo entriamo, vedete, nelle rasoline, 2 fili e chiudiamo a maglia bassa. E dobbiamo andare ovviamente a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io lavorerò circa 60 cm di manico, ok? Quindi non faccio un manico molto grande, giusto un manico a spalla, quindi andate a proseguire fino a circa 60 cm. Una volta vedete che ho completato i miei 60 cm, semplicemente a questo punto tiro il filo così e il mio manico è completo. Adesso, in base ai ganci che useremo, ovviamente andiamo poi a cucire. Io ho lasciato un po' di filo perché non so ancora che tipo di ganci andrò a mettere, quindi in base ai ganci lasciamo un po' di filo per sicurezza. A questo punto, vedete, andiamo a preparare la fodera. Vi ripeto che per il tutorial della fodera vi metto il link nel box informazioni, così voi potete tranquillamente realizzare la fodera di feltro. Io preparo la fodera, così vi faccio vedere la borsa una volta terminata. Una volta che ho cucito la fodera, vedete, all'interno della borsa, io nei lati vado a realizzare una piega e vado a mettere questi anelli. Vedete, sono degli anelli, hanno proprio un'asticella, la faccio passare tra la piega, che è di circa 4 cm, e faccio la stessa cosa sia a destra che a sinistra. In questa maniera qui, vedete, si crea una leggera piega alla borsa che ovviamente, inserendo la fodera, è venuta rigida. Al centro, come potete vedere, ho poi inserito una chiusura magnetica. Andiamo adesso a cucire, vedete, il manico attraverso l'anello. Andiamo a cucire anche l'altro manico e la borsa è pronta. A questo punto la nostra borsa è pronta. Io vi ringrazio di aver visto il tutorial, come sempre vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.